Ci siamo, il miracolo è avvenuto. La Disney ha realizzato finalmente una limited edition di Megara, dal film Hercules ovviamente, per il 25esimo anniversario proprio del film. Un altro miracolo è il fatto che io sia riuscito a prenderla, perché sono stato uno dei pochissimi in Italia a riuscirci. È arrivata un'ora fa, io sono corso in studio perché voglio subito registrarvi la sua recensione. Quindi non perdiamo tempo e iniziamo. Iniziando come sempre a guardare la sua scatola, ovviamente notiamo che è la stessa identica scatola di tutte le ultime limited che sta producendo il Disney Store, a parte quella di Cinderella che aveva la scatola un pochino diversa, ma è uguale comunque a tutte le altre. Nella parte superiore al centro vediamo il logo Disney Hercules e se poi invece ci spostiamo leggermente verso i lati vediamo tutti questi decori con queste nuvole e questo pattern, mi viene da dire greco, con anche ovviamente il simbolo Disney. Lungo questi angoli vediamo che sono state realizzate, disegnate delle colonne. Mi piacciono un sacco, sono dei dettagli che arricchiscono la scatola senza farla diventare una baracconata. Da questa parte invece sulla plastica possiamo vedere il logo del 25esimo anniversario di Hercules, che è semplicemente un adesivo appiccicato sopra alla vetrina. In basso al centro troviamo ovviamente scritto il suo nome, Megara, con anche qui in basso che è un'edizione limitata, una di 7200. Poi se invece guardiamo attorno al nome vediamo che ci sono queste specie di foglie, altri dettagli disegnati qui in basso. Molto bello, mi piace un sacco. Anche su entrambi i lati della scatola ritroviamo gli stessi identici disegni, sia sopra che sotto. Disegni che ritroviamo anche lungo tutta la parte superiore, dove c'è anche questo nastrino lilla che funge da maniglia e in più qui c'è questa apertura di plastica trasparente con sopra stampato Disney Hercules, ovviamente dorato. Anche il retro della scatola è veramente molto bello. Da distante si nota un pochino meglio che tutto lo sfondo è stato fatto disegnando queste nuvole delicatissime che poi se ci avviciniamo e se ci concentriamo su altre cose ovviamente notiamo meno. Però volevo farvi vedere che tutta la scatola è stata fatta con questa carta perlata molto bella. Veramente mi sta piacendo da morire questa scatola. In ogni caso anche sul retro abbiamo i soliti decori che abbiamo visto prima con le nuvolette e anche le foglie. Qui al centro troviamo questo simbolo. Poco più in basso invece in mezzo a due cavalli alati troviamo ovviamente il logo Disney Hercules con anche un sacco di stelline intorno. Scendendo ancora un po' ovviamente troviamo la descrizione della nostra bambola in inglese, quindi se volete leggerla mettete pure in pausa il video in questo momento. Più in basso invece troviamo questo nastrino lilla di raso che andiamo subito ad aprire perché sotto c'è la stessa descrizione di prima ma tradotta in francese. Ancora un pochino più in basso troviamo questo disegno che richiama di nuovo i decori di prima, molto bello, e poi più in basso invece le solite informazioni che come vi dico sempre a noi non interessano. Per aprire queste bambole ormai sapete che si può rimuovere anche solamente la parte frontale per poter vedere ed esporre la nostra bambola senza niente che la copre davanti e soprattutto senza niente che può farle un pochino di ombra. Infatti così la vediamo ancora meglio. In più anche su questa parte di plastica sono stati riproposti gli stessi decori di prima ma tutti stampati dorati e come li abbiamo visti nella parte superiore ovviamente sono stati riproposti anche nella parte inferiore, ma in più possiamo vedere che ci sono anche qui sui lati sia nella parte in basso che nella parte in alto, sempre ovviamente con questo oro effetto specchio che a me piace da morire. Ovviamente si può rimuovere anche questa parte di plastica e così si possono anche andare a toccare i suoi vestiti, si può fare insomma un po' quello che vogliamo senza andare a deboxarla e devo dirvi che sembra veramente stupenda, quindi io la deboxo subito. Ed eccola qua ragazzi completamente fuori dal box. Devo dirvi la verità, è veramente bellissima. Mi dispiace che poche persone siano riuscite a prenderla perché secondo me merita davvero tantissimo. Comunque, per prima cosa, con lei arriva il certificato di autenticità, come con tutte ovviamente le bambole in edizione limitata del Disney Store. Come vedete è tutto con gli stessi decori che abbiamo visto anche sulla scatola e qui sotto c'è anche scritto il numero di quella che è arrivata a me e la mia è la 5896 di 7200. Sul retro, come sempre, sotto tutte le scritte della plastica, c'è la stessa cosa ma scritta in francese. Iniziando però a guardare il suo viso, oh mio Dio, è stupenda. Il molde è realizzato assolutamente per lei ed è veramente molto bello, infatti vediamo questo mento molto appuntito, il naso un pochino squadrato sulla punta, molto lungo,
è veramente bellissimo. I suoi occhi sono completamente viola, sopra gli occhi, oltre a queste lunghissime ciglia piantate, troviamo anche un eyeliner veramente spesso, perché è proprio un eyeliner 3D, e sopra l'eyeliner troviamo un ombretto viola. Le sue sopracciglia sono molto strane, molto particolari, perché ovviamente devono riprendere le sopracciglia che ha lei nel film. E in questo caso, come vedete, quella sua sinistra è molto più alta confronto a quella destra, per dare proprio la classica espressione un pochino particolare di Megara. Sulle guance vediamo un bel po' di blush e anche sulle labbra ritroviamo del viola, una tonalità di viola leggermente diversa da quella del trucco, ma comunque questo rossetto è viola ed è veramente molto bello. Anche guardandola così di 3/4 è bellissima anche se la guardiamo di profilo, il viso di questa bambola è veramente bellissimo da ogni angolazione. I suoi capelli invece sono completamente castani, ovviamente. Qui su un lato troviamo questo enorme ciuffo pieno di gel, è veramente tutto un blocco di gel, però è stato modellato abbastanza bene. Entrambe le basette sono state arricciate in questo modo, con questi strettissimi boccoli. E in più qui troviamo un altro piccolo ciuffettino che esce dal ciuffo più grande e anche questo è arricciato e ovviamente pieno di gel. Tutto il resto dei suoi capelli sono raccolti in questa coda alta, dove è stato anche coperto l'elastico con una ciocca di capelli e dove questa ciocca di capelli è stata decorata con questa specie di catenina particolare di metallo dorato. Questo dettaglio devo dirvi che mi piace un sacco, purtroppo però come vedete è stato fissato con questi pezzettini di plastica ai suoi capelli e ho paura che se andremo a toglierli questa catenina non rimarrà mai più in questa posizione. Se guardiamo i suoi capelli dal retro vediamo che sono decisamente molto lunghi perché la sua coda arriva praticamente all'altezza del suo sedere. Il problema è che come sempre sembrano dei tentacoli, non sembrano dei capelli. Guardate, sono delle ciocche zeppe di gel veramente orrende e non lo so perché debbano fare questa cosa. Probabilmente andrò a provare a sistemarglieli, non so se li pettinerò e basta o li laverò, ci penserò perché ragazzi così sembrano veramente dei serpenti. Qualcosa del genere. Anche lei ha i capelli croccanti. Su entrambe le orecchie indossa degli orecchini che sono davvero molto belli, non li avevo mai visti prima che indossati da lei. Sono completamente dorati, ovviamente anche in questo caso di metallo, e non riesco a capire se vogliono rappresentare qualcosa in particolare, ma sono comunque molto belli. Iniziando però a guardare il suo vestito, direi di partire dalla parte superiore, dove vediamo che è stato realizzato questo bustino molto carino, con qui queste 3 cuciture decorative. Appena sotto il seno c'è un inserto di stoffa viola più scuro, sopra il seno invece ci sono questi 2 strati di una stoffa semitrasparente, credo che sia organza, qualcosa del genere, di un viola più scuro. Su entrambe le spalle troviamo queste catenine di metallo al posto delle spalline. In scatola le teneva così sopra la spalla, ma io credo che gliela farò tenere così perché secondo me che le ricade lungo il braccio è un pochino più carina. Scendendo un pochino possiamo vedere questo drappeggio di raso, sempre ovviamente viola, che è removibile tramite del velcro sotto a questa specie di spilla davvero molto bella, anche questa tutta di metallo dorato con all'interno anche un brillantino argentato. E soprattutto da questa specie di spilla partono 2 catene che scendono lungo tutto il fianco, fanno tutto il giro della bambola e che dopo aver finito tutto il giro si ricollegano proprio in questo punto, dove troviamo anche il velcro per rimuovere la parte di drappeggio. Ma da quella spilla parte anche quest'altro pezzo di stoffa molto bello, piegato molto bene, soprattutto è morbidissimo e super lucido, che come vedete è appunto staccato dal resto del suo vestito, ma ragazzi è morbidissimo, è un raso veramente super morbido, il colore mi piace da morire, riflette un sacco e per ora devo ammettere che tutti i tessuti sembrano veramente di qualità. Ma iniziando a guardare invece la parte inferiore del vestito vediamo che è composta da 2 gonne, quella sotto fatta semplicemente da questo tessuto semitrasparente tutto plissettato viola, molto morbido anche questo, non me lo aspettavo, pensavo che questo fosse un tessuto plasticoso, invece è veramente morbidissimo, ma dove invece sopra si apre quest'altro pezzo di gonna che è decisamente molto più elaborato. E infatti vediamo che qui vengono riproposti i decori che c'erano anche sulla scatola, ma questa volta sono stati ricamati sul tessuto e soprattutto realizzati con 2 fili d'oro di tonalità diverse. La cosa mi piace da impazzire, in più sono stati arricchiti anche con un sacco di brillantini applicati,
brillantini, in questo caso con un riflesso viola. Questa parte della gonna è sicuramente la parte più bella, la parte più lavorata, e devo ammettere che è fantastica. In più, se la guardiamo all'interno, è stata anche foderata completamente. Questo tessuto all'interno non è uno dei tessuti migliori che abbia mai sentito, però comunque come fodera direi che ci sta benissimo, anche perché fuori abbiamo invece un tessuto veramente molto molto bello. Tutta quella decorazione prosegue anche lungo tutto il bordo della gonna fino sul retro, sì, è stato decorato anche il retro, e come vedete proseguono anche tutti i brillantini applicati con il riflesso viola. Sollevando la gonna e andando a vedere invece le sue scarpe, vediamo che indossa queste scarpe completamente dorate con il tacco abbastanza alto, sul retro tutta questa parte di plastica con i passanti per far passare questo filo dorato, questo nastrino dorato che le tiene chiuse qui sul davanti. Molto belle, mi piacciono un sacco, anche se forse le avrei fatte magari un pochino più a sandalo, che sarebbero probabilmente risultate più simili a quelle che lei aveva nel film. Però ragazzi, devo dire che non mi lamento, sono comunque molto carine. Già che ci siamo, vi faccio vedere subito che anche lei arriva ovviamente con lo stand, e che anche lei, come tutte le bambole del Disney Store, come vedete vola. Non appoggia i piedi sullo stand e infatti ogni tanto traballa. E in più, come se non bastasse lei a traballare, anche lo stand, come vedete, non è molto solido, non è molto stabile. Ma ovviamente le cose non sono finite, perché come sicuramente avrete notato arriva anche con questo scialle, che io forse avrei preferito fosse un mantello e non solo uno scialle, ma che comunque è molto carino, ed è stato realizzato cucendo assieme 2 strati di tessuto lilla, ovviamente d'organza, e nella parte esterna hanno stampato con questo oro riflettente tutti questi dettagli veramente bellissimi, mi piacciono da morire. Peccato non siano ricamati, ma devo ammettere che così sono comunque molto belli, anche perché riflettono un sacco la luce. E ovviamente questa stampa prosegue anche sul retro, dove troviamo qui un fiore, che è sicuramente il fiore che lei tiene in mano durante il film, e qui sopra troviamo anche una saetta. Veramente stupendo, mi piace un sacco, e in più io amo quando stampano queste cose o quando comunque decorano le bambole con dei simboli che richiamano realmente il loro personaggio. Le ultime cose che ci restano da vedere sono questi 2 braccialetti, sono identici su entrambe le braccia. Sono anche questi completamente di metallo, ma come vedete sono un po' particolari, non li avevo mai visti, perché come vedete da questa parte il braccialetto è più sottile, ma se andiamo a girarlo diventa più spesso. Anche questo completamente di metallo dorato, e lo ritroviamo appunto identico anche sull'altro braccio. L'ultima cosa che arriva con lei è questo fiore, tutto completamente lilla nella parte superiore, molto semplice, potevano sicuramente colorarlo meglio, e con il gambo fatto semplicemente di plastica verde con questa sottospecie di maniglia per farglielo tenere in mano. Sinceramente l'avrei fatto forse diverso, anche perché il fiore che lei tiene nel film non è lilla ma è bianco. Quindi che dire, questa bambola probabilmente è una delle migliori realizzate dal Disney Store negli ultimi anni. È veramente bella, rappresenta benissimo il suo personaggio. L'unica cosa che io avrei cambiato, ma è proprio una scelta personale, una scelta stilistica soggettiva, è il fatto che forse le avrei messo una specie di mantello invece dello scialle, ma per il resto ragazzi è veramente bellissima. Avrei forse decorato anche un minimo in più il suo corpetto, ma non posso assolutamente criticarla. Il viso è stupendo, il vestito è stupendo, realizzato benissimo con dei tessuti veramente buoni, veramente belli e morbidi. I ricami sono perfetti, le applicazioni di brillantini sono stupende, tutti i dettagli di metallo sono meravigliosi. Quindi sì, non posso fare altro che dirvi che è stupenda. Capisco perché sia andata a ruba. Mi dispiace aver visto che la maggior parte di quelli che l'hanno acquistata sono dei bot, infatti eBay adesso è pieno di persone che la rivendono ad un prezzo anche quasi triplicato, a volte anche di più, ma quelli sono proprio folli, ed è un vero peccato, perché avrei ovviamente preferito che questa bambola realizzata così bene, fatta così bene, fosse andata solamente in mano a persone che veramente la volevano, che veramente la desideravano, come me o come tante altre persone che purtroppo non sono riuscite ad acquistarla. In ogni caso ragazzi, se la trovate ad un prezzo adeguato e vi piace, io ve la consiglio tantissimo, perché veramente merita un sacco. In questo caso wow, 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 triplo wow per lei, e credo che non accadeva veramente da tanto tempo un triplo wow
per una limited edition Disney, visto quello che costano e visto la qualità che non è proprio eccellente in tutte le loro bambole. Detto questo ragazzi, ora aspetto solamente di sapere cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti. Sono veramente curiosissimo di sapere tutte le vostre opinioni su questa bambola e soprattutto se la volevate e se siete riusciti ad acquistarla. Ovviamente spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate qui sotto un like e soprattutto lasciatemi un like se vi sono piaciute tutte le mie riprese macro, che ho visto che tanti ci provano ma non ci riescono e la cosa mi rende molto orgoglioso. Quindi aspetto qui sotto un sacco di vostri like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va, come sempre mi trovate su tutti i social con il nome Toys Expression. Io intanto vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.